Ciao, bentornati sul mio canale e alla mia scuola di uncinetto tunisino. Oggi parliamo del cambio colore nella lavorazione a uncinetto tunisino. Dunque, grazie alla natura stessa dell'uncinetto tunisino, infatti, per cui ogni riga viene creata attraverso due fasi che in qualche modo si intrecciano, il cambio di colore può aiutarvi a ottenere dei bellissimi effetti colorati nei vostri progetti. È possibile cambiare colore ovunque all'interno di una riga, ma i risultati saranno diversi. Se si cambia il colore subito prima della fase di ritorno, quella in cui si scaricano i punti sul bordo sinistro, cioè che parte dal bordo sinistro, il nuovo colore appena inserito si mescolerà magnificamente con il precedente, creando una tonalità mista. Vedete qui? Mentre se si cambia colore subito prima della fase di andata, cioè qui sul bordo destro, il cambio colore sarà netto. Vedete qui? Ma io direi di cominciare a vederli uno per uno. Allora, cominciamo a vedere il cambio colore a partire dalla sinistra del nostro lavoro, ovvero immediatamente prima della fase di ritorno, che è la fase in cui scarichiamo tutti i punti, tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto per rimanere con solo una all'inizio. Ok? Allora, innanzitutto è bene sapere che quello che vi sto raccontando e mostrando vale per l'uncinetto tunisino fatto in qualsiasi tipo di punto. Io qui per comodità ho cominciato un piccolo campione a maglia semplice, a punto semplice, ok? Ovviamente come sempre vi dico che vi lascerò tutti i link sia in descrizione che sul vostro schermo in alto a destra. Allora, qui abbiamo appena finito la fase di andata nella riga numero 1, 2, 3, 4. Quindi io qui avevo 15 punti, ho 15 asole sull'uncinetto, qui ho fatto il mio punto di fine riga e ora voglio cambiare colore e quello che mi rimane da fare semplicemente è prendere il nuovo colore, lo attacco qui nel modo usuale, diciamo, e poi comincio a scaricare i punti, ovvero a fare la fase di ritorno col nuovo colore, quindi passo attraverso una sola maglia inizialmente, in questo modo aggancio, diciamo, il lavoro, e poi proseguo come al solito, quindi ricarico il nuovo colore sull'uncinetto e passo attraverso due maglie contemporaneamente, come faccio sempre. Queste due maglie, come vedete, queste due asole sono una di un colore e una di un altro colore. E quello che si ottiene, come vedete, è un bel mix. Cioè sto mischiando il mio fucsia iniziale con questo verdino chiarissimo. Ecco qui. Successivamente come si lavora? Come vedete la scelta è abbastanza obbligata perché noi ci ritroviamo all'inizio della riga successiva con un solo dei due colori, cioè questo verdino, mentre il color fucsia l'abbiamo lasciato da quest'altra parte. Quindi sì, potremmo prendere il fucsia e ricominciare, magari lo tagliamo, oppure non lo tagliamo, lo facciamo passare dietro e ricominciamo col fucsia. Ma in questo caso voglio farvi vedere, naturalmente, se si prosegue quel lavoro con il colore verdino, io proseguo e faccio il punto semplice. Nella mia fase di andata, caricando tutte le maglie sull'uncinetto, che saranno un totale di 15, visto che era il numero della mia catenella di partenza. Eccomi qua, sono alla fine, faccio il mio punto di fine riga, qui sotto, con un po' di attenzione perché qui le maglie saranno un po' larghe, avendo fatto il cambio colore e avendo lasciato comunque i fili volanti, diciamo. E qui dunque, allora innanzitutto faccio anche l'ultimo punto col mio verde. Eccolo qua.
E ora posso scegliere se fare il ritorno ancora una volta col verde, oppure riprendere il fucsia, no, per tornare qui. Allora, facciamo che riprendo il fucsia e faccio il ritorno standard, classico. Tiro un po' i fili per non avere maglie troppo larghe, ecco. Facendo così, cioè cambiando colore sulla sinistra, prima della fase di ritorno, ad ogni riga, noi possiamo procedere ottenendo questo colore mixato dei due filati che sto usando. Cioè facendo praticamente la fase di ritorno una volta con un colore e una volta con l'altro. Vedete? Ok. E questo è, diciamo, il cambio colore sulla sinistra. Ora voglio farvi vedere il cambio colore sulla destra. Per fare ciò vi lascio un attimo, faccio un'altra riga col mio fucsia e ci ritroviamo all'inizio della riga successiva, così vi mostro meglio quello che deve essere fatto. Allora, per cambiare colore sulla destra del lavoro, quindi all'inizio della formazione di una riga, quindi all'inizio, prima della fase di andata di quella riga, mi devo trovare in questa situazione. Ovvero, qui io ho fatto la fase di ritorno col fucsia, anche la fase di andata l'avevo fatta col fucsia, e prima di finire, no, l'ultimo movimento, che sarebbe quello di prendere il filo e di passare attraverso le due asole, non lo faccio, ma lo faccio con il colore che voglio andare a inserire, in questo caso sempre il solito verdino. Ora io ce l'ho attaccato, voi ovviamente no, probabilmente, però insomma la lavorazione è identica, no? Quindi io con 2 asole sull'uncinetto, 2 asole dopo la fase di ritorno, io vado a inserire il mio nuovo colore in modo da poter chiudere la riga col colore nuovo, vedete? Ecco. E trovarmi con la solita asola sull'uncinetto che va a diventare il primo punto della riga successiva nel colore 2, nel colore diverso, che in questo caso è il mio verdino. In questo caso, come vi dicevo nell'introduzione, il cambio di colore è netto, non si va più a mischiare con l'altro, ok? E vi faccio vedere. Io lavoro sempre a punto semplice e già si vede che mentre porto le mie asole, i miei punti sull'uncino, i punti sull'uncinetto sono del colore nuovo, anche se li vado a prendere lavorando nella riga precedente che era del colore vecchio. Qui sono alla fine, faccio il mio punto di fine riga, ecco qua, e faccio anche la fase di ritorno. Ecco, qui vedete bene la differenza. Questo è un cambio di colore netto dove non ci sono, non vengono mescolati i due colori, mentre qui dove ho fatto il cambio sulla sinistra i colori sono chiaramente mescolati. Oltretutto ho cambiato colore ogni volta ad ogni riga, ok? E questo era il cambio di colore a partire dalla destra del lavoro, prima della fase di andata. Ora vi mostro anche come cambiare colore all'interno di una riga stessa. Anche questo è molto semplice, però bisogna avere delle accortezze. Quindi mettiamo che io adesso comincio a lavorare col mio verdino a punto semplice e a un certo punto decido che voglio cambiare colore per qualche motivo. Quindi io inserisco l'uncinetto sotto la barretta verticale, ma invece di finire il punto portandolo sull'uncinetto con il filato che sto usando, vado a prendere un nuovo filato, un colore diverso, in questo caso ovviamente è sempre il mio fucsia, lo raccolgo sull'uncinetto e concludo il punto col nuovo colore. E quindi ho portato praticamente sull'uncino un'asola del colore nuovo, del colore diverso, pur lavorando la maglia successiva, insomma. E così di seguito io posso continuare a lavorare col nuovo colore. Anche qui c'è un cambio di colore netto in questo momento. Poi anche qui dipende, vi faccio vedere. Allora, finisco la mia riga, la mia fase di andata,
col punto finale. Ora scarico i punti nella fase di ritorno partendo dal filato che ho sull'uncino, che è il fucsia, nel modo classico. Poi attenzione, questa è una differenza fondamentale quando si cambia colore all'interno della riga, ovvero quando io arrivo nella fase di ritorno all'altezza del primo colore, dell'altro colore, vedete, mi trovo ora con due asole di colore diverso e questo è il momento in cui vado a finire di scaricare i punti, quindi finire la fase di ritorno prendendo su l'altro colore che ovviamente stava lì dove l'avevo lasciato cambiando colore precedentemente nella fase di andata. Quindi lascio il colore fucsia e prendo sul colore verdino e finisco la fase di ritorno con questo. Vedete, è molto semplice, ma bisogna avere l'accortezza di cambiare colore di lavorazione anche nella fase di ritorno. Ok? In questo caso il cambio di colore è netto. Ovviamente, adesso vi faccio vedere un'altra cosa, torno un attimo indietro. Ecco, qui così vedete anche come si va a disfare un lavoro parzialmente. Ecco, volevo nuovamente sottolineare che il momento in cui si cambia colore, scusate qui, ecco, questa è la situazione in cui mi trovo. Cioè io capisco che devo prendere su e finire la fase di ritorno con l'altro colore quando mi trovo sull'uncino con le due asole di colore diverso. Qui so che devo prendere su l'altro filato. Un'altra cosa, poi finisco, è questa, cioè se io volessi per qualche motivo, e ci sono delle lavorazioni anche molto belle che lo consentono, finire con lo stesso filato con cui ho cominciato la fase di ritorno, il risultato sarà misto. Quindi avrò un cambio di colore di questo tipo, con una parte dove abbiamo una separazione netta di colori tra le due righe, questa e quest'altra, mentre per l'ultima parte avremo di nuovo questa mescolanza dei due colori che ho usato per il progetto. Comunque sostanzialmente sono questi i metodi per cambiare colore. Come vi sembrano? Io direi che sono piuttosto semplici, anche da imparare. Questa forse è un'altra peculiarità dell'uncinetto tunisino, no? Il fatto che con due cambi di colore diversi si possono ottenere risultati diversi, come questa appunto mescolanza oppure cambio di colore classico. Okay? Io per esempio ho fatto un progetto all'inizio, quando imparavo l'uncinetto tunisino, di una sciarpetta fatta praticamente cambiando sempre colore alla fine della fase di andata, quindi cambiando sempre colore sulla sinistra prima della fase di ritorno, ed è una sciarpa coloratissima, vi potete immaginare, con tutti i colori mescolati, veramente bella e divertente da eseguire. Bene, questo è tutto anche per oggi. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale, questo, e se volete andare a iscrivervi e a dare un'occhiata anche al mio primo canale, quello principale, che è in inglese e che già è ricco di contenuti sull'uncinetto tunisino e altro ancora. E questo è tutto veramente, vi ringrazio e alla prossima. Bye bye!